Ciao a tutti e benvenuti qui su Duke's Exotic Zoo. Oggi siamo qui per parlare di rane. È un video per gli amanti delle rane. Non è la solita intro e non perché io abbia perso le clip in fase di editing, no, solo perché mi andava di farla in un altro modo. Andremo a parlare di 5 rane o anfibi per iniziare. Beh, buona visione! Ovviamente, a differenza del video che ho fatto precedentemente sui rettili, che trovate qui sopra, vabbè, ci tengo a ricordarvi che le rane sono un pochettino più delicate, hanno bisogno di un po' più di studio e quindi vanno trattate in modo un pochino diverso rispetto a quello che potrebbe essere un rettile, come per esempio la manipolazione, che deve essere minima. Prima di cominciare però ci tengo a ringraziare dei cari amici che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo video, ovvero Falco Frogs, Emanuele Biggi, Giuseppe Monachino e Markel Derman di Ilide. I primi animali che voglio consigliarvi sono non uno ma bensì tanti, perché sono il genere delle Ila, ok? Più precisamente andremo a vedere magari Ila arborea, che qui in Italia non si può detenere per ovvie ragioni, perché è un animale che può anche essere considerato autoctono, e anche la Ila cinerea, che quella si può detenere. Sono animali piccolini, quindi di dimensioni ridotte, e di conseguenza il terrario non dovrà essere esageratamente grande, basteranno un po' di foglie, quindi della fitta vegetazione, qualche tronco per permettere alle rane di saltare, perché sono delle rane molto attive, soprattutto di notte, e quindi il terrario inizierà a movimentarsi, no? Vedendo queste piccole cose che saltano da destra a sinistra. Sono delle rane interessanti, ecco, sottovalutate, ma interessanti. Sono anche di facile gestione, riescono a resistere a buoni valori di temperature e umidità. Particolare è il comportamento dei maschi verso la femmina nel momento della riproduzione. I prossimi animali che vi consiglio invece li vado subito a prendere qui dietro alle mie spalle. Dove vado? Dove vado senza di questi? Dove vado senza di questi? Sì, perché questi animali hanno bisogno dei guanti. Preferibilmente in nitrile, non in lattice perché non va bene. A voi la Litoria cerulea. Un animale fantastico, tra i miei preferiti, forse il preferito, ok? Tra gli anfibi è forse il mio preferito, sia per gestione e che per... dai, sono buffe, guardateli onestamente. Soprattutto quando mangiano, quando gli date da mangiare in pinza, veramente sono fantastiche, sono veramente buffe. Sono resistentissime. Cosa vuol dire? Che per uccidere una litoria veramente devi passarci sopra con la macchina, molto probabilmente. Perché però sono seconde in questa lista? Lei è Paola, ok? Una delle mie femmine. Vedete quanto è grossa? È una raganella di 75 grammi. Di conseguenza ha bisogno di un terrario delle giuste dimensioni, ok? Motivo per cui la mettiamo al secondo posto. Resiste alle nostre temperature di casa. Io per esempio le sto riscaldando con un piccolo spot da 20 watt e hanno nel loro terrario in zona basking circa 27 gradi tutto l'anno. UVB consiglio sempre di utilizzarla al 2%. Una cosa importante è la reazione. Sì, perché queste rane qua hanno questo piccolo problema che patiscono i ristagni di aria e anche dell'umidità. Infatti mi sto trovando bene a tenerle a un'umidità abbastanza bassa per essere un anfibio, ok? Le sto tenendo a circa 60%. Piccola curiosità su di loro, si possono trovare di differenti colorazioni. Ci sono quelle verdi snowflakes, quindi coi pallini bianchi, quelle blu, come questa che state vedendo in questo momento, quella blu con i pallini, quindi blu snowflakes. Insomma, se ne trovano le diverse colorazioni. Lei adesso non è verdissima perché il terrario si è appena acceso e loro, grazie alle loro cellule cromatofore, regolano il colore in base alla luce che ricevono. È volata. È volata.
Sì, perché non sono solo attive di notte, quando si svegliano e distruggono il terrario, infatti consiglio piante finte con loro, ma come vedete sono anche abbastanza attive di giorno. Che dici? Andiamo a casa? Andiamo a casa. Il terzo animale di questa lista sono le bombina orientalis, più comunemente conosciute come Ululone dal ventre di fuoco. e le possiamo trovare di differenti colori, ok? Perché si possono trovare quelle verdi oppure quelle azzurre. E in passato mi hanno tentato, poi alla fine non le ho prese, però sono molto interessanti. A differenza dei precedenti due animali, loro non sono raganelle, sono delle rane semiacquatiche. Che cosa vuol dire? Che hanno bisogno di un terraquario. E che cos'è un terraquario? È un terrario con una vistosa zona d'acqua al suo interno. Mi raccomando la pulizia dell'acqua, che deve essere comunque buona, e non serve un'eccessiva conoscenza degli acquari e della gestione degli acquari, assolutamente. Unica cosa, occhio alle temperature. Sì, perché sono delle rane che patiscono le alte temperature, quindi consiglio di tenerle comunque al fresco, ecco, non riscaldiamole. Hanno una metodologia di caccia curiosa e infatti possono cacciare sia nella zona acquatica che nella zona emersa. E il prossimo animale non è una rana, ma bensì un bufonide e quindi un rospo. Parliamo del bufo mauritanicus, un bufo di dimensioni contenute, di facile gestione, infatti è un rospo deserticolo o semideserticolo che può tollerare temperature dai 24 ai 26 gradi. Non ha bisogno di spazi eccessivi, io in passato ne ho anche avuto uno, era piccolino e lo stavo tenendo momentaneamente in un fauna box allestito con un mix di sabbia e fibra di cocco, qualche nebulizzata ogni tanto, una ciotolina d'acqua e il gioco è fatto. L'alimentazione: mangiano tutti grilli e insetti di dimensioni piccole, medio-grandi. Unica chicca sul maneggiamento: mi raccomando, si possono maneggiare, fate attenzione alle ghiandole paratotidi che si trovano qui dietro le orecchie. E tra quelli citati in queste liste è quello che forse si può trovare un pochettino meno di frequente, però mi è capitato in fiere più grandi come per esempio il Verona Reptiles di trovarlo. E adesso arriviamo alla Calula pulcra, conosciuta anche come rana toro asiatica, anche se in realtà con le rane toro non ci azzecca proprio nulla. È una rana divertentissima, è buffa, buffissima, è la classica rana chubby, e l'ho avuta anch'io in passato, si chiamava Electre. La stabulavo prima, quando era più piccola, in un classico fauna box piccolino con fibra di cocco, una piccola tana e una ciotola, e poi in età adulta invece l'ho spostata in un classico terrario in vetro 30x30x30. E mi raccomando l'alimentazione, perché sono rane che ingrassano, sono rane che tendono ad ingrassare, quindi sì, mangiano tanto, però andateci piano perché poi il grasso ovviamente comporta svariati problemi che non vogliamo sicuramente avere. E adesso parliamo delle menzioni speciali. Che cosa sono? Beh, sono quegli animali che sarebbero potuti entrare in questi 5 primi posti, ma non sono entrati per diversi tipi di motivi. Quali? Andiamoli a scoprire insieme. I primi di cui voglio parlare è tutto il genere degli ambistoma, ok? Più precisamente però restringiamo il campo e parliamo di Ambistoma tigrinum e Ambistoma mexicanum, ok? Partendo da questi ultimi, i mexicanum sono gli axolot, che purtroppo, e dico purtroppo perché hanno preso una popolarità negli ultimi anni importante, ma per il motivo sbagliato. Quali? Beh, videogiochi o bambini da accontentare. È un animale resistente, niente da dire, mangia tanto, mangiano lombrichi, piccoli pezzi di pesce, ogni tanto pezzi di pollo, anche latterini, anche se eviterei di darli perché li gonfiano un po' troppo, quindi quelli diamoli con parsimonia. Il loro problema? La temperatura, ok? Motivo per cui non entrano nella lista che abbiamo visto precedentemente. Sono animali che patiscono il caldo da matti. Se volete averli, dovete avere quasi obbligatoriamente, a meno che non li tenete in una stanza che arrivi al massimo a 20-21 gradi, anche un refrigeratore. Cos'è un refrigeratore? Quello che state vedendo adesso in questo momento, ok? È semplicemente una sottospecie di filtro esterno, chiamiamolo così, anche se non filtra, che prende l'acqua, la raffredda e la ributta nel vostro acquario, in modo che i vostri animali stiano al fresco.
Parlando invece dell'Ambistoma tigrinum, è anche lui molto resistente, mangia tanto, di dimensioni comunque abbastanza contenute. Il problema è che necessita obbligatoriamente di un periodo freddo nell'anno e di un periodo caldo, ok? Quindi deve fare una sorta di bruma. Ovviamente questo ad un neofita che deve avere il primo animale e goderselo appieno non interessa più di tanto. La seconda menzione speciale che vediamo farà un po' discutere nei commenti, già vi vedo, però adesso ve la motivo. Parliamo di che cosa? Ceratophrys. Lei è Pistacchio secondo, che mi ha regalato Falco, ed è una Ceratophrys Camenwelli, quindi una rana Pac-Man. Perché non ho inserito le Pac-Man nei primi 5 posti di questa classifica? Molto semplice, perché nel complesso non sono rane impossibili, ma non le definirei proprio estremamente facili, adatte a un neofita. Si trovano ovunque, quindi si trovano a tutte le fiere, in tutte le dimensioni, e va benissimo così. A parte per il fatto che mangiano tantissimo perché hanno una dieta varia e non rifiutano quasi mai il cibo, la stabulazione è un po' particolare. Patiscono i cambi rapidi di umidità e temperatura, ok? Quando si secca e non viene nebulizzata spesso, va a formare una patina di muta che non riesce a togliersi dal corpo. Il piccolo consiglio che posso darvi è quello di tenere sempre bello umido il terrario, perché poi quando si impanano con la terra restano tutte secche e questo non va bene. Un'altra cosa, quando sono piccole tendono a parassitarsi molto facilmente, quindi occhio a chi ve le cede. Vi consiglio sempre rane un pochettino più grandi e non quei fagiolini grandi come una moneta da 2 euro che si trovano un po' ovunque. Quindi niente ragazzi, il video finisce qui, io vi ringrazio della visione, ricordo di iscrivervi al canale, commentare e attivare la campanellina qui sopra se ancora non l'avete fatto e ci vediamo a un prossimo video.